Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, benvenuti al grande oroscopo 2023. Allora, avete dei transiti finalmente soddisfacenti, costruttivi, positivi, aggiuntivi. Perché finora avete avuto veramente dei transiti che lavoravano per sottrazione. D'altra parte, cari amici del cancro, allora il clou proprio degli anni particolari è stato dal 20 dicembre del 2017 al 20 dicembre del 2020, quindi siamo arrivati alla soglia del 2021. Quello è stato veramente il clou dove oltre a Plutone, Saturno, Giove, Marte si mise di mezzo, insomma avete avuto degli stellium veramente severi, questo è il termine, perché d'altra parte le opposizioni di Saturno del segno del Capricorno non si può che ottenere severità, perché quella è la natura del segno. E poi nell'incarnazione del cancro ci sono proprio queste prove continue, perché chi si incarna in quel segno deve uscire dal karma familiare, dalle dinamiche familiari e diventare qualcosa come un individuo a sé stante, autosufficiente, quindi un adulto strutturatissimo. È una pretesa che le incarnazioni nel segno del cancro, dell'ascendente cancro, portano con sé, perché ogni segno zodiacale viene a perfezionarsi. In realtà voi, facendo un excursus, non avete avuto soltanto Saturno, voi avete avuto anche Urano nel segno dell'Ariete dal 2010, credo, 2010, e ci fu, diciamo che tra quest'anno e l'anno prossimo si chiude proprio un dodicennio particolarmente disfunzionale, questo voglio dirvelo, quindi non è soltanto perché avete Giove a favore, Saturno a favore, che le cose migliorano, proprio avete dato. Qua c'è la chiusura del cerchio, chiudete veramente col 2010, che non è stato soltanto l'anno di Giove in Ariete, è stato veramente l'anno in cui è entrato Urano, sono entrati Giove e Ariete e Urano in Ariete, quindi vi hanno cominciato a destrutturare tutta una serie di certezze. Avete avuto Saturno in bilancia opposto ai pianeti in Ariete per ben 2 anni, quasi 3, 2010-2013, e lì molte coppie hanno fatto tilt, oppure sono cadute le maschere, oppure sono cominciati i problemi in famiglia, al lavoro. Insomma, diciamo che c'è stato un karmone, ecco, vedete, c'è stato un karma notevole, avete dato, ecco, avete dato. Quindi veniamo a noi. Il 2023 porta con sé dei transiti molto interessanti, sta finendo di definire il vostro cielo, però questa volta le cose arrivano e voi le sistemate come volete. Perché dico che sta finendo di sistemare il vostro cielo? Perché l'anno, quindi proprio da Capodanno fino al 18 gennaio, l'anno inizia e finisce con Mercurio retrogrado opposto, quindi in Capricorno, congiunto a Plutone. Cosa significa? Allora, come avete potuto vedere, chi non l'ha visto può andarli a guardare, Plutone in il lungo transito dal 2008 di Plutone in Capricorno serve a tutti noi, quindi anche a voi, per perfezionare, per imparare ad usare correttamente il potere. Nel vostro caso si tratta di perfezionare il potere, sia quello che voi subite dagli altri, quindi riequilibratore, sia del potere che voi subite magari da un superiore, dai genitori, dal partner, no? Proprio nei rapporti interpersonali, sia quello che poi voi esercitate eventualmente in maniera poco corretta rispetto a chi magari è sotto di voi, no? Ai subalterni, quello è. A voi questa dinamica sta andando avanti dal 2008 nei rapporti interpersonali, nelle questioni legali, quindi anche nell'utilizzo della legge, e nei rapporti lavorativi. Okay?
Quest'anno mi fa capire che c'è un cambiamento, perché a parte il fatto che Plutone ha gli sgoccioli, infatti quest'anno farà ve lo state per togliere completamente dalle, diciamo, di fronte, perché già quest'anno farà un ingresso in primavera in Acquario per ben 3 mesi e poi nel 2024 vi lascerà definitivamente. E quindi, come noi sappiamo, quando un pianeta, soprattutto quelli lenti, stanno lasciando un segno zodiacale, alcuni altri pianeti li aiutano per finire, no? Per definire il lavoro. Sapete, quando uno fa un lavoro controlla che tutto sia a posto. Quindi quest'anno inizia con Mercurio retrogrado su Plutone, c'è da perfezionare, c'è da mettere in discussione, proprio fare delle aggiustatine, rivalutare ulteriormente, o proprio le dinamiche, se dovesse ripresentarsi qualche dinamica di quelle che abbiamo detto della correttezza dell'esercizio del potere, vi potreste ritrovare semplicemente magari con qualche persona, rincontrare delle persone del passato o iniziare una frequentazione e vedere che magari si stanno innescando quelle dinamiche, e questa volta il Cancro, che ha lavorato tanto su di sé, molla, ok? Perché? Perché non sta più in quel gioco disfunzionale, lo riconosce subito. Un altro ambito nel quale, a parte le relazioni sentimentali, un altro ambito nel quale questa cosa potrebbe riverificarsi è quello lavorativo. E io ho il sospetto che molti Cancro e ascendente Cancro, non tutti ovviamente, perché non tutti possiamo fare la stessa cosa e siamo in quel punto di maturazione, ma ho il sospetto che da come l'anno inizia con questo Mercurio retrogrado congiunto a Plutone, avete poi tutto l'anno dei transiti molto belli, molto forti, e da come l'anno rifinisce con quel Plutone, visto anche dove si metterà Marte, che all'inizio del 2023 in Gemelli, alla fine del 2023 è in Sagittario, per tutto un discorso che non vi sto a complicare la vita, ma ho il sospetto che molti Cancro, ascendente Cancro, riusciranno ad affrancarsi definitivamente da rapporti lavorativi e da contratti lavorativi che vi hanno logorato. Questo è quello che mi sento di dirvi. E quindi il 2023 inizia non soltanto con quel Mercurio retrogrado fino al 18, nel quale voi ripensate e riassistete ad alcune dinamiche e ovviamente sistemate le cose prima, debuttate, se dovete fare delle cose, se dovete prendere delle decisioni, prendetele prima del 29 dicembre 2022 o dopo il 18 gennaio, perché quando c'è Mercurio retrogrado l'energia vuole che noi sistemiamo le cose del passato e non che pensiamo al futuro. Quindi se vi vengono delle idee brillanti, se vi viene da aprire un negozio, da debuttare, ragazzi, anche aprire una partita IVA, se si possono evitare le giornate di Mercurio retrogrado, che poi c'è sempre quel ritardino, quella cosa lì, sarebbe l'ideale, e io vi avviso. E quindi abbiamo detto che l'anno inizia così, quindi bisogna stare, attenti a fare le cose prima o dopo, e in quei giorni, insomma, a sistemare quello che si presenta e che l'universo vuole che voi sistemiate. E c'è una bella luna piena, l'anno si inaugura così, il 6 gennaio, una luna piena in Cancro, molto interessante, che è opposta proprio a quel Mercurio, a quel Plutone, quindi avete delle dinamiche che si ripresentano, e questa volta voi alzate la testa, siete forti, non la abbassate più di fronte al padrone, di fronte alle persone, ai superiori, ai genitori, a un partner, di fronte a tutte quelle persone verso cui prima vi genuflettevate, adesso siete voi forti, maturi, e state bene, e iniziate a dare energia al vostro personaggio, alla vostra persona. Quindi proprio c'è una pienezza c'è una pienezza emotiva, c'è una completezza dello stato emotivo del Cancro che è veramente molto interessante, tanto più che forma anche degli ottimi aspetti con Urano, e quindi questa luna piena del 6 gennaio inaugura un anno nel quale il trend sarà quello per cui voi avrete
un ruolo da leader, da leadership, ci sarà proprio un upgrade del vostro personaggio rispetto al team di lavoro, rispetto alla classe se siete degli studenti o se siete un insegnante. C'è qualcosa che vi fa crescere di status, c'è qualcosa che vi fa crescere di status, ed è una cosa molto interessante perché in concomitanza voi entrate con Giove in Ariete, che infatti dice che il 2023 inizia con un periodo movimentato sicuramente di novità, lavorativamente parlando, quel famoso periodo che alcuni di voi forse hanno già vissuto tra maggio 2022 e fine ottobre 2022, che è quello che vi pone nuove sfide, vi fa uscire dalla zona di comfort, ma vi porta lontano. Vi fa crescere, vi fa guadagnare in autorità. Quindi abbiamo detto luna piena sull'ascendente, lo status, ma anche sul sole, status, potere personale che crescono con delle sfide professionali, ma anche delle gratificazioni che proprio inaugurano una nuova fase di vita. Poi avete una luna piena in Leone, voi sapete che voi siete i figli della luna, una luna piena in Leone il 5 febbraio, opposta ormai a Saturno che sta per uscire, che insomma vi rende emancipati da qualcosa, da una sudditanza, da un dovere, da una responsabilità, da un impegno gravoso che è durato molto tempo, da un mutuo. Insomma, è una luna forte, sestile tra l'altro a Marte in Gemelli, che continua questo discorso di accrescimento proprio del vostro self-control, della vostra autorità personale, del vostro potere personale e anche delle vostre risorse. A marzo, il 7 marzo, Saturno lascia definitivamente, almeno per 30 anni, per 28-30 anni, il segno dell'Acquario ed entra nel segno del Cancro. Qui inizia a chiudersi e a riproporsi forse. Comunque si conclude una fase che è iniziata tra il 1994 e il 1900. Ho detto Saturno in Pesci? Il 7 marzo Saturno entra in Pesci, non so, mi sono persa. Non vorrei aver detto Saturno in Cancro. Saturno entra in Pesci e si chiude una fase di vita che è iniziata tra il 1994 e il 1997. Poi sto preparando dei post proprio con le date perfette per cercare anche di vedere che cosa accadrà a livello mondiale. E Saturno è un grande amico del segno del Cancro, Saturno in Pesci, quindi che cosa accade? Già abbiamo detto che c'è questa leadership aumentata, questo ruolo di prestigio. Saturno vi dà proprio il potere. Saturno è un assist. Tutto quello che avete seminato in questi 30 anni, ma anche di recente, vi viene restituito, vi viene ripresentato e c'è il raccolto di tutto il lavoro fatto e anche delle prove superate in questi anni molto particolarmente complicati. Quindi Saturno in Trigono, ragazzi, il trigono di Saturno può essere qualsiasi cosa, venite veramente promossi, avete delle alte onorificenze, se volete il posto da strutturati, da assunti, l'assunzione definitiva. Saturno trigono al Sole porta l'amore, un amore stabile e duraturo, vi arrivano persone, proprio cresce l'energia e la positività intorno al soggetto. Tanto che, visti anche i pianeti in Toro, perché nel frattempo abbiamo una luna piena in Bilancia il 6 aprile, che è l'unico momento in cui, è opposta a Giove, è l'unico momento in cui la famiglia, gli immobili, il paese di origine, degli avvenimenti che accadono, no? Nel luogo da dove provenite o nella famiglia da dove provenite, vi richiamano e vi sottraggono energia rispetto al lavoro, perché voi comunque dal 1 gennaio fino al 16 maggio avete questo Giove in Ariete che vi fa avere nuovi inizi. Se invece eravate in una fase di crescita lavorativa per cui nonostante i grandi transiti dissonanti, nonostante questi siete riusciti a mantenere un posto di lavoro, a conservare un potere, a lavorare bene, magari
ci sono state le tensioni, ma magari ci sono state più fuori, che lì insomma non hanno messo in discussione il vostro ruolo, allora questo Giove può portare una promozione, ma comunque è un uscire dalla zona di comfort, perché vi porta delle nuove responsabilità. Questo avrete ovviamente un'abbondanza di queste nuove responsabilità, vi porteranno soldi in più. Questo c'è sicuramente un aumento dei soldi, oltre che del prestigio personale. Avrete molto da lavorare, sarà molto importante un progetto, un team, soprattutto a partire dal 16 maggio, perché dal 16 maggio l'energia diventa ulteriormente favorevole, perché non solo avrete Saturno da 2 mesi e Marte, Saturno e Marte entrano allora Saturno in Pesce e Marte in Cancro nel marzo del 2023 entrano praticamente in simultanea, e quindi avete forza, proprio marzo, aprile sono incredibili, no? Avete tanto da fare, avete questa grande energia, queste grandi novità, questi grandi impegni, Marte trigona Saturno, quindi è rafforzato l'accrescimento del potere personale. Ovviamente Marte sul Sole potrebbe portare in concomitanza non solo promozioni e grandi responsabilità lavorative, ma anche per chi aspetta l'amore. Dei ritorni sono possibili, ma anche delle appassionanti e appassionate new entry. Io ve le do da marzo. Da marzo è molto bella anche la luna piena in Cancro, con cui inizia il 2023, che potrebbe farvi avere un colpo di fulmine di quelli pazzeschi, che ad alcuni potrebbero far mettere in discussione anche delle relazioni che ormai insomma non sono diventate fredde, magari hanno perso il sentimento di una volta, e potreste avere questo colpo di fulmine che poi insomma da marzo, colpo di fulmine a gennaio, insomma da marzo vi dà il sentimento cresce, evidentemente vi dà la forza di iniziare qualcosa di molto bello. È un anno molto bello per l'amore, oltre che per il lavoro. Le persone già impegnate e chi invece non ha ancora lasciato il nido probabilmente avranno delle novità in questo senso, insomma. Ci sono gran belle cose. Poi dicevamo da metà maggio, dal 16 maggio, anche Giove, dopo avervi dato tanto, dopo avervi dato nuove sfide nei primi 5 mesi dell'anno, Giove entra nel segno del Toro, vi resterà in maniera solida e stabile fino a maggio 2024, cioè questo Giove proprio in linea col segno del Toro arriva, si pianta nel segno e non se ne va più, proprio inamovibile. Voi sapete insomma che lo ha fatto Giove in Pesci, si è alternato con Giove in Ariete, no? Cioè è una caratteristica di questo segno, ma evidentemente quando entra nei segni fissi non lo smuove nessuno. E che cosa accade? Che questo Giove il 16 maggio viene raggiunto innanzitutto da una luna nuova in Toro, e poi galoppano molto velocemente e si vanno ad unire ad Urano. Le novità lavorative che ci sono state nei primi 5 mesi vi porteranno ad avere ulteriori novità, sviluppi, cambiamenti, ma in positivo, ragazzi. Cioè la situazione dopo le prime novità si stabilizza, diventa florida, diventa abbondante, diventa soddisfacente, diventa stabile, produttiva, duratura, cioè è una bella cosa in termini di team, di squadra, di amici. È un momento molto bello per gli amici, delle ottime notizie, degli affiatamenti, e soprattutto qui c'è oltre alla squadra di lavoro che vi darà almeno per un anno, ma anche di più, delle grandissime soddisfazioni. Ma anche se siete degli studenti sarà uno di quegli anni memorabili, no? Per cui si sta tanto bene con la classe, ci saranno anche dei viaggi magari memorabili, insomma delle cose, avrete dei gruppi, magari anche più di uno, anche se il segno del Toro non è multi, non è il Gemelli, non è il Pesci, no? Che si fanno più situazioni da tutte le parti. Il segno del Toro è abbondanza in un posto. Comunque potrebbe accadere insomma che sia un anno memorabile sia con i colleghi a
al lavoro, sia con i compagni, a scuola, in squadra o con gli amici. Comunque anno memorabile, ma soprattutto ragazzi questo è un anno memorabile per dei progetti. Se avete un progetto immobiliare, progetti che sembrano legati alle simbologie taurine, quindi può essere un progetto immobiliare, qualcosa legato all'estetica, qualcosa legato alla bellezza, qualcosa legato al benessere, qualcosa legato all'arte, potrebbe essere anche un progetto d'amore, nel senso che se il vostro sogno è quello di comprare un casale, ristrutturarlo col vostro partner, con la vostra partner e darvi alla coltivazione di qualcosa, non so, è un anno strepitoso, è un anno veramente strepitoso. Comunque, ripeto, le simbologie potrebbero essere le simbologie taurine, no? Però insomma è una cosa bella, è una cosa bella, è una cosa fruttuosa, inizia un progetto molto fortunato, benedetto non soltanto da Giove in Toro, insomma, no? L'unica cosa vi consiglio di limitare le spese e gli eccessi, perché Giove in Toro fa veramente allargare tantissimo, poi uno si va a fare due conti quando finisce il transito e si complica, no? E un attimino inizia a sudare. Quindi ecco, monitorate le vostre spese, la tendenza ad allargarvi, ad allargare la zona di comfort, perché veramente Giove in Toro per queste cose proprio è un piccolo Buddha, si siede là e prende da tutti. Quindi ecco, questo, disciplinatevi, mi raccomando, no? Non eccedete anche magari a chiedere agli altri di aiutarvi, ecco, potrebbero esserci queste forme di eccesso. Comunque è un anno veramente bello, ripeto, questo Giove in Toro, che già è abbondante di per sé, ha allora innanzitutto porterà dei grandi cambiamenti, perché è un Giove che intanto si congiunge a Urano per tutto l'anno, fa in tempo a congiungersi con il nodo nord, perché il nodo nord poi il 19 luglio abbandona il segno del Toro dopo un anno e mezzo, e siccome va in retrogradazione passerà nel segno dell'Ariete, e lavorativamente parlando si chiuderà un ciclo che mi avete detto in molti essere stato disfunzionale, che dal 19 luglio che è stato quello inaugurato tra la fine, proprio se non sbaglio, dicembre 2004 e giugno 2006. Quindi si chiude anche quel secondo macrociclo un po' più grande di questo del 2010 di cui abbiamo parlato. Quindi avrete il sestile Giove a questo progetto, quindi questo è un progetto che, come vi dicevo, potrebbe partire e andare talmente bene che potrebbe diventare un secondo lavoro e poi ad un certo punto mettere in discussione il primo lavoro. Vi consiglio di attendere il 2024, perché abbiamo detto che l'anno finisce con Mercurio retrogrado di nuovo su Plutone, quindi avrete magari la tentazione di dire sto bene, mi licenzio, faccio questa cosa, ma Mercurio sarà retrogrado, quindi è un anno di crescita, grande crescita, di messa in discussione di certe dinamiche, però noi siamo accorti e aspettiamo che Saturno insomma cammini ancora un po', perché comunque nel 2023 resterà principalmente nella prima decade. Noi dobbiamo aspettare che arrivi alla seconda, alla terza. È vero, e lo confermo, che sentiranno il cambio d'aria tutte le decadi del Cancro, dell'ascendente Cancro, dei pianeti in Cancro, fino a 29-59. Ci scommettiamo, me lo farete sapere, perché quando un segno soprattutto entra nei primi gradi, quando un pianeta entra nei primi gradi di un segno, e quando è alla fine, i colpi di coda si sprecano e riversano tutte le decadi del segno, ormai è comprovata esperienza data la giovane età. Quindi ma vi invito, perché l'astrologia, come dice il grande Fox, va verificata, quindi questa è la mia interpretazione. Marzo è vicino,
Invito la seconda e terza decade di Cancro, ascendente Cancro, Luna in Cancro, strepitosissima ricettrice di questi transiti, no? La Venere, tutti i pianeti, anche Marte, a vedere se percepirete già, nonostante la distanza di molti gradi, proprio il cambio di energia, di positività, di costruttività, e se le cose inizieranno a sistemarsi. Detto ciò, anche se l'anno è molto promettente e le cose vanno molto bene, bisogna attendere, quindi non mollate tutto, perché appunto l'anno inizia e finisce con una verifica che servirà anche a voi per vedere a dicembre 2023 rispetto ai 12 mesi prima, quindi a gennaio 2023, di quanto siete riusciti ad accrescere il vostro potere personale rispetto a situazioni vincolanti di sudditanza che non vi stavano bene più? Non è ancora il momento di immettersi chissà dove, è il momento di vedere quanto siete forti, quanto riuscite a reggervi sulle vostre gambe, anche quanto riuscite a disciplinarvi, perché Mercurio in Capricorno è militare e quello vi chiede, al Cancro bene o male, quella è la prova, no? Quello si chiede, cioè ad essere severi con se stessi, perché a volte chi ha valori in Cancro ad ottave basse, cioè disfunzionali, chi non li vive nella parte in luce, è severo con gli altri e non con se stesso. Invece quella è la mission del Cancro, no? Far emergere la parte saturnina e capricorniana che gli serve per crescere e che tendenzialmente gli manca, ma se riesce a connetterla nel suo lato ombra, ragazzi, il Cancro diventa spettacolare, diventa la persona di cui tutti avremmo bisogno soprattutto quando siamo piccoli, proprio una persona affidabile, responsabile, corretta, insomma premurosa. Quindi è un anno di grande valutazione nel quale potrete misurarvi anche con voi stessi. Volevo guardare l'ultima luna, è bellissimo, l'anno infatti inizia con una luna piena in Cancro e termina con una luna piena in Cancro il 27 dicembre, sempre opposta a questo Mercurio che vi farà fare questo bilancio. Dai movimenti di Marte, inoltre, volevo dirvi che l'autunno sarà molto hot dal punto di vista dell'amore, delle passioni. C'è un momento grandioso dall'11 ottobre al 24 novembre, c'è un momento, ragazzi, strepitoso in cui Marte in Scorpione vi farà, in ottimo aspetto a Saturno, vi farà, per chi ancora vive delle situazioni sentimentali di cui non tanto è finora contento, io credo che avrete un anno strepitoso, magari fate degli incontri all'inizio che non vi soddisfano, cioè avrete una grande scelta, ok? Ma magari state ancora lavorando dentro di voi, capendo cosa volete veramente, cosa non volete più, no? Cioè alla fine il primo anno di un Saturno a favore è anche un anno di crescita, è anche un anno è un anno soprattutto di ristrutturazione interiore, perché abbiamo molta energia, riusciamo a sistemare i nostri bug e man mano che riempiamo le nostre zone, i nostri buchi emotivi, le nostre mancanze, perché quando più sale l'energia, tanto più che le cose vanno meglio, noi siamo più centrati, più solidi e quindi iniziamo a non accontentarci più, iniziamo a utilizzare il cervello come ci suggerisce Mercurio in Capricorno su Plutone all'inizio e alla fine dell'anno, quindi iniziamo a scegliere le cose anche con occhio, perché altrimenti il Cancro un po' affamato di amore, visti gli anni dai quali proviene, si potrebbe buttare, no? Affamato su conoscenze che sembrano promettere, ma se non si dà il tempo di vedere dietro la maschera chi c'è, fa la fine, no? Si rischia, chi ha pianeti in Cancro lo sa, si rischia di buttarsi come gli affamati su un buffet e rendersi conto poi che magari c'era qualcosa di avariato e tornarsene a casa con il mal di pancia. Quindi questo è un anno che vi suggerisce di usare la testa,
di imparare proprio a giocare anche col potere che esercitano gli altri su di voi, di essere lucidi, razionali, ragazzi, non deboli, perché chi ha pianeti nel segno del Cancro ha sempre quest'aura del bambino, no? Dell'ingenuità, di quel candore, di quella purezza, per cui arriva insomma, lo sgamato, la sgamata, insomma, il vampiro energetico, colui che non dà ma prende per riempire la propria di energia, e quindi insomma a volte poi si entra nella dinamica, negli schemi vittima carnefice. E questo invece, questo fantastico, secondo me, negli altri segni qualcuno si è lamentato perché li ho avvisati di questo Mercurio retrogrado in Capricorno congiunto a Plutone, che invece secondo me, secondo l'astrologia evolutiva, utilizzato con cervello, ti conferisce, ti dà una maggiore lucidità, intelligenza, buonsenso, lungimiranza. È un momento in cui stare fermi, vedere come vanno gli eventi, come ci muoviamo noi rispetto agli eventi, vedere le cose che vanno ancora sistemate, quindi non buttarsi a pesce su cose molto interessanti, anche se ci sono delle lune piene, no? Che potrebbero appunto suscitare quella fame, quel bisogno di pancia, di emozioni, di amore, di avventure, di passioni, di lasciarsi andare, di vedere quanto non ci facciamo trasportare dai bisogni e quanto siamo lucidi. E lì il potere, là si fanno i salti quantici, i famosi salti quantici, cioè quando non ci facciamo guidare, comandare da un bisogno, ma quando noi comandiamo e decidiamo cosa fare nonostante il bisogno. È quello, è una sorta di risveglio della coscienza che solitamente si fa, no? Con i pianeti nell'asse Cancro-Capricorno, sono molto utili per sviluppare questo potere personale. Quindi è un anno di crescita generoso, strepitoso, usato come ci suggerisce quel Mercurio all'inizio e alla fine. Potete rivoluzionare la vostra vita, e quando Saturno se ne andrà dai pesci e avrete Giove in Cancro non sarete più le stesse persone che hanno salutato il 2023. Quindi parlo del 2026-27, ma come avete potuto guardare con la storia del Covid e del lockdown, gli anni volano, a volte anche quando siamo chiusi in casa. Quindi, cari amici del Cancro, fate buon uso di questa strepitosa energia. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi auguro un 2023 di straordinaria felicità e soddisfazione, e ci vediamo al prossimo video. Buon anno!